Buongiorno, dato che è arrivato il momento di rifare gli stampi delle esche, perché oltre ad averli fatti abbastanza male l'ultima volta, diciamo, si stanno pure iniziando a rovinare, direi che è giunto il momento di fare qualche nuovo stampo, senza dubbio. E quindi volevo cogliere l'occasione per farvi vedere come faccio uno stampo in resina. Come faccio uno stampo in silicone per colare le esche in resina. Come prima cosa direi di partire da un bel unboxing, perché mi è appena arrivato questo bel pacchetto. Mi è appena arrivata la seguente roba da Antichi da Bel Sito: 2 kg di resina per colare le esche e 2 kg di silicone per fare gli stampi con i relativi catalizzatori. Quindi questa la mettiamo via, questo pure. Quindi direi che come prima cosa ci servono il nostro silicone catalizzatore, gomma siliconica AL40 è quella che uso io, il modello più duro, diciamo, una bilancia, dei Lego, del DAS, altro DAS, un recipiente dove colare e miscelare il silicone e qualcosa per miscelarlo, e un distaccante. Sto provando ad utilizzare questo qua, vediamo come funziona. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è vedere quanto era grosso lo stampo di prima. Lo posizioniamo sulla nostra tavola e prendiamo un po' di punti di riferimento. Ora sappiamo quant'è, aiuto, ora sappiamo quanto ci serve largo lo stampo. Andiamo a creare una sorta di muretto con quelli che abbiamo. Ok, una volta che ho creato questo muretto alto più o meno quanto metà dell'esca, se non più, lo andiamo a riempire di DAS in modo tale da alzare leggermente l'esca, portarla esattamente a livello e posizionarla per lo stampo più o meno in questa posizione, leggermente inclinata. Ok, ora serve assolutamente dell'acqua, rendere il tutto più liscio e poi per posizionare l'esca e tagliare. Anzi, questo potrei farlo anche adesso. Ora col taglierino rimuovo il DAF presente dove dovrebbe essere l'esca. Ok, una volta che avete il bicchiere d'acqua, assicuratevi di non umidire bene la superficie, aggiungetene un po' ovviamente dove serve. Ora dobbiamo andare a rifinire tutti i dettagli e i punti di contatto tra la nostra esca e il DAS. Dobbiamo fare in modo tale che l'esca e il DAS siano a contatto il più possibile, in modo tale da evitare infiltrazioni di silicone poi tra l'esca e lo stampo che rovinerebbero tutto il risultato finale. E bisogna stare molto attenti a pulire il minimo dettaglio, perché il silicone non perdona e mette in evidenza anche il minimo errore. Ok, dato che lo stampo fondamentalmente è caratterizzato da delle prese d'aria, stavo pensando di farle direttamente all'interno di questo calco in modo tale che venissero direttamente fuori con il silicone, ma in realtà potrei tranquillamente fare dei tagli come ho fatto con questo qua e vengono ugualmente bene. Ora decido. Intanto prendiamo il retro di una matita o di qualsiasi cosa che riteniate opportuna e facciamo dei buchetti che saranno le linee guida per lo stampo, per farlo coincidere bene ogni volta, senza esagerare. Poi cosa facciamo? Prendiamo del filo di ferro abbastanza spesso e ne prendiamo 3 pezzettini con i quali creiamo una sorta di spirale con cui andiamo a creare una cosetta così, una piccola spirale che andiamo ad infilare qua dentro in modo tale che poi, una volta che si crea lo stampo in silicone, viene tutta avvolta dal silicone, si crea una linea guida per tenere ferma l'armatura quando chiudo lo stampo. Ok, lo stampo è pronto, quindi andiamo a creare un altro muro di Lego. Per sicurezza lo facciamo almeno un blocco più alto dell'altra metà. In questo caso lo sto facendo alto 3 blocchi, in modo tale che se metto più resina, più silicone di quello che pensavo, non mi sborda, come ovviamente è già successo. Pressiamo bene e adesso gli do una spruzzata di questo antiadesivo per silicone, ovviamente fuori. Credo che possa andare, mi sembra bello lucido. Il passo seguente è quello di andare a preparare il silicone. Una mossa che si può fare per risparmiare del silicone e che faccio anche io, come si può ben vedere, è quello di tagliare a pezzettini il vecchio silicone, magari evitando la parte che è stata a contatto con l'esca che si è rovinata con le varicolate, tagliarla a pezzettini molto piccoli e mischiarla col silicone nuovo, però ovviamente può venire una schifezza. Quindi oggi voglio andare sul sicuro, ho comprato
usato più silicone apposta, lo farò soltanto con del silicone nuovo. Quindi mi serviranno 300 grammi di silicone, 6 grammi di catalizzatore, perché va al 5% in proporzione, leggermente abbondanti, meglio che leggermente di meno. In questo caso me ne sono venuti 6 grammi e 10 e direi che può andare bene. È come se facessi 320 grammi di resina. No, ma che cazzo dico? Scusa, va al... No, mi servono 15 grammi. Come non detto, mi servono 15 grammi. Quindi sapendo che ne ho già messi 6, ne devo mettere altri 9. E ho 15 grammi di catalizzatore, a cui adesso vado ad aggiungere 300 grammi di silicone. Che te pareva? Ho dovuto fare la schifezza. 300 tondi. E ora dobbiamo solo mescolare stando ben attenti a mischiare bene entrambe le parti. E soprattutto state ben attenti alle pareti e fate in modo tale che non rimanga silicone attaccato sulle pareti e che quello si mescoli bene col catalizzatore. No, non fatelo. Ok, dopo aver mescolato bene per 2-3 minuti, dategli giusto un po' di tempo per tirare fuori le prime bolle, quelle più grosse. Scusatemi, ma si sta facendo buio. Questa è la luce che mi permette, camera mia. Dopo un paio di minuti che ha iniziato a fare le prime bolle, andiamo a stendere un pochettino di silicone anche sull'esca, soltanto uno strato abbastanza leggero, soltanto per far sì che ricopriamo bene l'esca e siamo sicuri che il silicone aderisce perfettamente sulla superficie dell'esca senza creare bolle. Non ne dobbiamo mettere tantissimo. Ok, così dovrebbe bastare. Come vedete sono già sparite tutte le bolle. Tra 5-10 minuti finiamo riempendo tutto il resto dello stampo. No, facciamo prima metà e poi l'altra metà tra altri 2 minuti. Direi che quindi lo lasciamo riposare per la notte, mentre noi ci vediamo domani non appena sarà asciutta la prima metà. Là si è decisamente asciugato il silicone la prima metà, quindi adesso ci occupiamo di smontare la parte che abbiamo in DAS, facciamo l'altra metà in silicone. Carino, eh? Bella bistecchina. Poi intanto ci aiutiamo smontando il primo strato, poi lo rimontiamo e continuiamo a pulirlo. Adesso ci aiutiamo con qualcosa di più piccolo. Bisogna ovviamente eliminare ogni residuo di DAS. Non si vede niente, anche così si vede. Vabbè, dopo che ci siamo assicurati che sia ben pulito, in pratica ho fatto seccare per bene il DAS e poi con un po' di Scottex umido l'ho levato per bene, mi sono assicurato che non ci siano altri residui. Adesso gli mettiamo uno strato di questo spray antiadesivo e in realtà gli metto anche un po' di olio satinante corpo Nivea, perché praticamente il trucco per non far incollare 2 stampi del silicone è mettere qualche strato oleoso a cui il silicone ovviamente non aderisce, però deve essere una cosa molto oleosa e ben sottile, perché se è troppo spessa ovviamente non va a prendere bene tutti i dettagli dell'esca. E questo, tra i vari test, questo si è rivelato ottimo, devo dire. Quindi per sicurezza l'ho comprato e lo sto provando, però per evitare che aderiscano entrambi gli strati in silicone sono più sicuro di utilizzare anche quest'altra chicca. Quindi adesso costruiamo di nuovo il nostro stampo, lo facciamo alto almeno 3 blocchi, poi gli andiamo ad applicare questi 2 strati e mettiamo il silicone. Impattiamo bene. Ho dato un maxi strato di impermeabilizzante, poi gli metto pure un bel po' di questo. Poi con un pennellino ci assicuriamo di spargerlo bene sull'esca e soprattutto assicuriamoci che non formi delle sorte di buche in cui si accumula, no va a rovinare tutto lo stampo. Gliene do pure un altro po'. Ok. Adesso dobbiamo pulire lo schifo che c'è rimasto dall'ultima volta che abbiamo usato il silicone. Per fortuna si leva molto facilmente, possiamo sempre usare lo stesso contenitore. E poi facciamo lo stesso giochetto dell'altra volta. 17 grammi e mezzo di catalizzatore e 350 grammi di silicone. Ovviamente io ne sto usando così tanto perché l'esca è grossa e lo stampo è grosso, ma tipo per minimo da 7, 8, 10 cm non servono più di 100 grammi per metà stampo. Incredibilmente
estremamente precisi. Diamo la solita mischiata. Ecco, con delle macchine sarebbe ideale avere una sorta di trapanino o miscelatore e poi una macchina per il sottovuoto, così levi tutte le bolle. Invece io lo faccio a mano con una spatola e le bolle si levano aspettando. Riassicuriamoci che non ci siano accumuli, che sia tutto sparso bene sul silicone e ovviamente sull'esca. Intanto il silicone avrà fatto le prime bolle e noi facciamo il primo strato molto delicato sull'esca, per fare semplicemente in modo tale che il silicone ricopra l'esca, levi l'olio in eccesso e intanto faccia pure le prime bolle, così che siamo sicuri che il silicone a contatto con l'esca non abbia bolle. E aspettiamo 2 minuti. Ok, possiamo dare un altro po' di silicone, anzi facciamo in modo tale che il silicone ricopra tutto lo stampo. Una volta che è finito di fare bolle possiamo continuare a dargliene un altro po'. Non può essere vero. Doveva succedere, ci doveva essere qualche falla. Mi ero dimenticato un buco. Oddio, pericolo scampato. Mi ero dimenticato questo pezzettino qua. Ok, possiamo finire di dargli il silicone. Sembra bello pienotto. Ora aspettiamo che escano pure le ultime bolle da qua e poi lo mettiamo a riposare per altre 24 ore. Direi che ci vediamo quando è asciutta. Bella. Si è seccato tutto. E adesso andiamo a levare il nostro blocco di Lego e poi andiamo a vedere come è venuto e apriamo lo stampo. Ok, adesso abbiamo la parte decisamente più importante, quella più delicata, quella in cui dobbiamo separare le due metà stampo nel modo più accurato possibile. Iniziamo cercando un punto dove si sono già minimamente separate le due metà, come in questo caso qua, e facendo un po' di pressione piano piano dovremmo riuscire ad aprirlo. Bisogna essere molto morbidi e delicati e soprattutto lenti e stare attenti che non si rompa il silicone dentro. Ovviamente ha iniziato a fare quello che non doveva fare, quindi in questi casi ci aiutiamo con una piccola lametta. Ok, ci sono riuscito. Devo ammettere che non sono le due metà stampo più belle della storia, anzi ben rovinate in un certo punto, però l'importante è che non vada a rovinare completamente il punto di contatto tra esca e stampo, quindi dovrebbe essere tutto ok. Andiamo a levare il grezzo e abbiamo le nostre due metà stampo. Queste in compenso coincideranno perfettamente senza un errore e adesso dobbiamo fare l'ultimo, forse veramente ultimissimo passaggio, cioè creare le prese d'aria e gli inneschi. Di prese d'aria me ne basta una soltanto sulla testa. Vado a fare una piccola incisione guida, un'altra piccola incisione e di lato un attimo. Ok, abbiamo creato la prima canalina, non deve essere troppo spessa ma l'importante è che possa passarci l'aria. E poi passiamo a quella più grossa e importante, che è quella dove coliamo la resina. Facciamo prima metà a occhio su questo, poi a occhio di nuovo vi faccio l'altra metà e poi la allarghiamo un attimo sulla base all'ingresso, giusto per avere un po' più di comodità per quando andiamo a colare. Ok, ed è quindi in questo modo che si passa da un'esca in resina a uno stampo, ad uno stampo in silicone. Ovviamente queste saranno due metà in cui andrò a posizionare l'armatura, che come vedete bene viene tenuta saldamente da questi appoggi in acciaio inox. Poi andiamo a chiudere lo stampo, coliamo l'esca all'interno del nostro foro e ovviamente uscirà l'aria da qua. Quello che ne verrà fuori sarà l'esca completa e finita. E niente, così è come io faccio uno stampo in silicone per un'esca a resina. Diciamo, sicuramente non è la cosa più bella del mondo, ho ancora tanto da migliorare e devo ancora capire molte cose su come farlo perfettamente, ma diciamo che come potete vedere, come lo faccio io, si può fare tranquillamente a casa e lo possono fare tranquillamente tutti, senza troppi materiali e senza troppi accrocchi.
Quindi se vi è piaciuto il video vi direi lasciate un like, commentate, fatemi sapere che altri esche vorreste vedere o quali altri passaggi produttivi e non dimenticate di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima esca. Bella!